Ciao e benvenuto sul mio canale. Ti faccio oggi un breve video perché voglio parlarti di quando si versa l'IVA l'anno dopo usando la dichiarazione dell'IVA. Prima di iniziare il video però vorrei ricordarti di iscriverti al mio canale qui sotto, il mio canale qua su YouTube, così sarai sempre aggiornato su tutti i miei prossimi video e tutte le mie prossime novità. La dichiarazione dell'IVA che riguarda l'anno precedente deve essere inviata in un periodo che va tra il 1° di febbraio e il 30 di aprile dell'anno dopo. Quindi per capirci meglio ti faccio un esempio. Siamo per esempio appunto nel 2020 e bisogna considerare l'IVA del periodo che va dal 1° di gennaio del 2019 fino al 31 dicembre del 2019. La dichiarazione dell'IVA deve essere inviata quindi al massimo entro il 30 di aprile del 2020. Dal 2020, tra l'altro, c'è una novità, e cioè che tutti i contribuenti che sono titolari di partita IVA che vogliono presentare la liquidazione dell'IVA telematica del quarto trimestre, che è una cosa diversa dalla dichiarazione IVA, anziché presentarla con una dichiarazione a parte, possono usare il nuovo quadro VP che si trova dentro la dichiarazione dell'IVA. A questo punto però la dichiarazione dell'IVA non ha più la scadenza classica del 30 di aprile, quindi l'invio massimo entro il 30 di aprile, ma bensì la scadenza viene anticipata al 2 di marzo. A questo punto hai la possibilità di scegliere se inviare la dichiarazione dell'IVA entro il 30 di aprile oppure inviarla entro il 2 di marzo. Un'altra cosa a cui bisogna fare un po' di attenzione è che nel caso in cui l'IVA da versare, cioè l'IVA a debito, che viene fuori dal calcolo della dichiarazione dell'IVA, se ha un importo superiore a 10 euro, che poi in realtà sarebbero 10,33 euro, ma vengono ridotti per via degli arrotondamenti, appunto quest'IVA deve essere versata entro il 16 marzo di ogni anno. Tutti i contribuenti titolari di partita IVA possono scegliere se versare il debito dell'IVA in un'unica rata, in un'unica soluzione, oppure possono scegliere di rateizzare il debito. Nel caso in cui il contribuente decidesse di rateizzare il debito, allora tutte le rate devono essere dello stesso importo e succede questo. La prima rata deve essere versata entro il 16 di marzo. Tutte le altre rate successive devono essere versate entro il giorno 16 di ogni mese. Quindi per capirci 16 aprile, 16 maggio, 16 giugno e via via via. In ogni caso l'ultima rata non può essere versata oltre il 16 di novembre. Poi sull'importo delle rate bisognerà calcolare un interesse che comunque è veramente molto basso ed è dello 0,33% mensile. E il calcolo funziona in questo modo: la seconda rata deve essere aumentata dello 0,33, la terza rata dello 0,66, eccetera eccetera. C'è una cosa da considerare sulla rateizzazione, e cioè che il versamento del debito dell'IVA può essere spostato e sommato assieme al debito della dichiarazione dei redditi modello unico redditi. Quindi la nuova scadenza inizierà a partire dal 30 di giugno e quindi sopra bisognerà poi calcolarci un interesse dello 0,40%. Ora ti parlo di una cosa un po' particolare che riguarda veramente poche persone, e cioè che anche tutti i contribuenti con esercizio non coincidente all'anno solare possono utilizzare il differimento del versamento dell'IVA versando l'IVA a debito entro il 30 di giugno, a prescindere ovviamente dai diversi termini di versamento del
delle imposte dei redditi. Voglio fare una piccola precisazione, e cioè che la maggiorazione dello 0,40, che è prevista per ogni mese o frazione di mese, si applica sulla parte del debito non compensato con i crediti che vengono riportati sul modello F24. Ora ti faccio un piccolo riassunto. Tutti i contribuenti di partita IVA possono versare in un'unica rata entro il 16 marzo oppure possono rateizzare il debito maggiorando dello 0,33% mensile l'importo di ogni rata che è successiva alla prima, quindi a partire dalla seconda. Versare in un'unica soluzione entro il 30 di giugno con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese che è successiva al 16 di marzo. Oppure possono rateizzare dalla data di pagamento maggiorando prima l'importo da versare con lo 0,40 per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 di marzo e poi aumentando dello 0,33% mensile l'importo di ogni rata che è successiva alla prima. Quarto punto, rimane comunque possibile in ogni caso usare una scadenza molto più lunga per il versamento del debito dell'IVA e arrivare fino al 30 di luglio, applicando poi sulla somma che è dovuta, quindi sul debito che è da versare, gli ulteriori interessi dello 0,40%. Concludo con un piccolo avviso ricordandoti che tutti gli adempimenti fiscali e quindi anche il versamento delle tasse e il versamento dell'IVA che hanno una scadenza che è compresa tra il 1 di agosto e il 20 di agosto di ogni anno possono essere spostati dopo il 20 di agosto senza nessuna maggiorazione di interessi o spese. Bene, per oggi è tutto, grazie per avermi guardato e ti ricordo di iscriverti al mio canale di YouTube qui sotto, di seguirmi su Instagram e di visitare il mio sito internet. Così sarai sempre aggiornato su tutte le prossime novità che riguardano le tue tasse o le tue detrazioni. Ti aspetto, ciao!